Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaz07X e benvenuti al pre-QuakeCon 2025, dove ogni anno prima del QuakeCon vi elenco tutto quello che bisogna sapere prima dell'evento e anche alcune speculazioni su ciò che potremmo vedere nel corso delle giornate. Ma prima di cominciare vorrei ringraziare di cuore tutti voi per il recentemente raggiunto traguardo di 500 iscritti al canale, nonostante la mia assenza per tutti questi mesi e per cui mi voglio scusare. Comunque grazie infinite a tutti voi per essere una community così straordinaria che ora si è fatta ancora più grande. Giungiamo ora a QuakeCon che quest'anno si terrà ancora a Grapevine in Texas da domani giovedì 7 agosto fino a domenica 10 agosto e ovviamente saranno immancabili alcuni capisaldi dell'evento come il Dirty Keyboard Contest, i giochi a tavolo, gli spazi dedicati agli sponsor ma soprattutto il BYOC LAN Party che come lo scorso anno ora prevede dei tier ciascuno che consente dei vantaggi aggiuntivi partendo dallo standard costo $75, premium ben $200 ed elite che si può ottenere grazie ad un'estrazione casuale. Inoltre avremo anche eventi come tornei ufficiali di Quake Live, finalmente un po' di match vecchia maniera, ma anche Quake Champions, Rocket League, Doom 2, dei quali all'edizione dello scorso anno sono state presentate due versioni migliorate, e Rise of the Triad. Inoltre ci saranno anche degli spazi dedicati al cibo, con brand come Bow's, Pecos Pete e Papa John's, ma soprattutto quelli degli sponsor come AMD, Nvidia, Corsair, MSI, Altex, Ducky Keyboard, Noble Chair, Son e molti altri, che permetteranno l'acquisto di prodotti presso i loro stand e indiranno giveaway ed eventi per i fan. Infine, anche quest'anno l'evento ospiterà gli animali in cerca di una nuova casa del Dallas Pets Alive. Nonostante quest'anno la line-up di tornei sia molto varia, è comunque possibile che ci saranno i tornei non ufficiali ospitati dai partecipanti. Ma parliamo ora di cosa potremmo aspettarci di vedere al QuakeCon 2025 e con grande entusiasmo ed eccitazione è possibile che quest'anno potremmo vedere niente meno che Quake 3 Arena ricevere lo stesso trattamento che ormai dal 2021 Night Dive Studios sta dando ai titoli della serie di Quake, una rinfrescata per portare questi titoli che hanno definito il genere degli sparatutto in prima persona ad un pubblico nuovo su piattaforme più moderne. E dopo Quake 2 nel 2023 il terzo capitolo sembrerebbe essere quello più probabile per un remastered quest'anno, qualora la società di Washington decidesse di attenersi all'attuale calendario dei rilasci biennali remastered di questo franchise. Ora, ne parlammo anche lo scorso anno nel pre-QuakeCon 2024. Perché fare un remastered di Quake 3 Arena e Team Arena quando già abbiamo Quake Live? Beh, semplicemente perché nonostante siano due giochi altamente simili e che condividono molto l'uno con l'altro, comunque non sono identici, e Quake 3 offre alcuni contenuti che Live non ha mai avuto, come i livelli a giocatore singolo ad esempio, che per quanto semplici comunque hanno un alto potenziale di rigiocabilità se ad essi vengono anche implementate le migliorie introdotte a Quake 3 per Dreamcast e poi da arcade, ma anche la reintroduzione di Vadrigar e dei contenuti esclusivi di Revolution per PlayStation 2, un po' come fu fatto con i pacchetti e contenuti dei porting per Quake 2. Inoltre Quake 3 è indubbiamente il titolo che richiede più lavoro tra quelli della serie in termini di requisiti per una buona giocabilità su un hardware moderno. Infatti mentre per Quake prima del remaster del 2021 c'era un'infinità di scelta di engine e mods per renderlo più facilmente fruibile in tempi moderni, e lo stesso per Quake 2, Arena e Team Arena sono invece rimasti meno avanti da questo punto di vista, dato che pochi engine che consentono risoluzioni grafiche maggiori, compatibilità migliorata con sistemi hardware moderni e aggiornamenti della qualità generale del gioco come IO Quake 3 e Quake 3 richiedono comunque molti passaggi come la modifica del file config del gioco, e anche quello può non essere sufficiente in casi in cui i comandi dovessero essere alterati per una qualche ragione dal sistema, e ciò può scoraggiare notevolmente alcuni giocatori di vecchia data che vogliono ritornare, e anche dei potenziali nuovi giocatori, a cimentarsi nelle arene di questo titolo che ancora oggi, in un mondo di hero shooters e di sparatutto a classi, ha ancora molto da offrire nella sua affascinante semplicità e competitività. Un remastered beneficerebbe grandemente la popolarità del titolo, dato che verrebbe anche portato su console come PS5, Xbox Series X e Series S, ma forse anche PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Switch 2, magari anche con l'implementazione del supporto per mouse e tastiera, dato che, Quake 3 con un controller non è esattamente un'esperienza brillante, ma anche contenuti tutti nuovi e magari un workshop per mappe, mods, modelli e altro. Inoltre ieri è sorto un piccolo indizio di questo possibile remastered con un commento fissato in chat nella live Twitch del canale ufficiale di Night Dive Studios, dove un utente ha scritto "All eyes, I mean Orbs, will be on that announcement". Tutt'occhi intendo che Orb sarà in quell'annuncio, e Orb è uno dei personaggi giocabili avversari di Quake 3 Arena e che non è mai apparso in nessun altro titolo della serie ad eccezione di Quake Live, e ciò lascia poca ambiguità su quale gioco sarà oggetto dell'annuncio, che in tutta
probabilità avverrà domani nella serata di apertura. E questo commento ha aumentato notevolmente le speranze dei fan di questo titolo da tutto il mondo, nonché anche gli articoli delle testate giornalistiche e videoludiche che a loro volta si aspettano un ritorno in stile del Re delle Arene. Staremo a vedere domani. Comunque per il pre-QuakeCon di quest'anno è tutto, grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto, spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti se pensate anche voi che vedremo il remastered di Quake 3 Arena e Team Arena e quali sono le vostre aspettative per l'evento e anche se lo vedrete online o se avrete modo di assistervi di persona. Comunque grazie ancora a tutti per i 500 iscritti, buon QuakeCon 2025 a tutti, noi ci vediamo in un prossimo video.